Ciao, sono Paolo Sacchetti e oggi nella cucina di Giallo Zafferano vi preparerò la crema mousseline. Prepariamo la crema pasticcera. Inizierò mettendo il latte, la panna, poi la scorza di limone. Nella scorza mi raccomando solo il giallo, e il giallo è dall'aroma, il bianco dall'amaro. Apriamo la nostra vacca e andiamo a estrarre la polpa. Basta una metà per mezzo litro. A questo punto andrò a mettere metà dello zucchero, non solo per non far attaccare il latte, ma soprattutto perché avrò meno massa da riscaldare quando andrò a cuocere la mia crema. Vi do un consiglio: vi ho fatto vedere la scorza di limone e la vaniglia nel latte, ma in realtà la cosa migliore da fare sarebbe che, se fate la crema al mattino, la sera prima mettete in infusione la vaniglia nel latte e il limone nella panna. In questa maniera otterrete un effetto più efficace, un'aromatizzazione più efficace dei due ingredienti. Mentre il latte si scalda, noi andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti della crema, che sono il restante zucchero, la farina precedentemente setacciata, l'amido di mais, un pizzico di sale, che è l'equivalente di 1 grammo. Ricordatevi, in pasticceria si pesa tutto, io ormai ho abbastanza esperienza, lo posso fare a mano, ma se pesate è molto meglio. Si dà una frustata per amalgamare bene il tutto e aspettiamo che il nostro latte insieme alla panna sia bello caldo. Perché bello caldo? Perché più caldo ho questo composto e meno starò sulla piastra. Avrò meno rischio di farmi attaccare la crema al pentolino. Quando il latte inizia ad essere caldo, ne versiamo un po' nel nostro recipiente con la farina e lo zucchero e con la frusta andiamo ad amalgamare in maniera da creare una crema. Creiamo questa besciamella. Questa fase è importante perché ci aiuta a non fare i grumi. Tante volte quando facciamo la crema dice mi è venuta granellosa. Ecco, con questo movimento, vedete, abbiamo una consistenza già cremosa. E a questo punto, e solo a questo punto, andremo ad aggiungere i tuorli. Misceliamo e aspettiamo che il nostro latte arrivi a ebollizione. Nel frattempo togliamo la scorza. Al primo bollore, vedete, sta bollendo, possiamo già prendere il nostro latte e versarlo nell'altro recipiente con il tuorlo, mescolando continuamente. Ritorniamo sulla piastra e andiamo a cuocere, a portare a ebollizione la nostra crema, girando continuamente, facendo attenzione che non si attacchi al fondo. Via via che la temperatura sale, l'uovo inizia a cuocersi e con la proteina che ha dentro di sé comincerà a spessire la nostra crema. Non importa di girare nello stesso verso, si può girare anche nel verso contrario, non c'è nessun problema. Tanti dicono: ma se giro la crema in una maniera o in un'altra mi impazzisce. Con questo sistema la crema viene sempre. L'unica cosa da fare attenzione è che non attacchi, perché se prende il punto di fumo abbiamo rovinato tutto, dopo dobbiamo buttare via tutto. Quando è che si vede che è pronta? Al di là della sonda, che deve essere 82-83 gradi per essere ben pastorizzata, quando abbiamo la cremosità evidente facendo delle righe. La frusta farà delle righe ben precise e solo allora vedrete che abbiamo con questa ricetta una crema bella omogenea. È il primo bollore e la possiamo togliere e mettere a bagnomaria di ghiaccio per raffreddare. Un ulteriore consiglio: dopo averla messa a bagnomaria di ghiaccio, ogni tanto bisogna girarla per evitare che faccia la buccia in superficie, quindi l'accortezza è ogni 2-3 minuti una mescolata in questa maniera. E ora a bagnomaria la riportiamo nuovamente a una temperatura di 26 gradi. Allo stesso modo il nostro burro lo dobbiamo portare alla stessa temperatura della crema. Quindi un attimo a bagnomaria, gli facciamo sentire un po' di calore, lo giriamo, usciamo dall'acqua e andiamo a renderlo cremoso. Controlliamo la temperatura ed ecco, ci siamo, 26 gradi. Trasferisco la crema pasticcera in una boule e poi aggiungiamo il burro. A questo punto con la frusta andiamo a creare un'emulsione, ma non avremo ancora una crema lucida. La lucentezza e il gusto gliela darà il nostro liquore all'arancio.
Lo andremo a mettere in 3 volte. Via via che assorbe il liquore andremo a rimetterla. Vedete, invece di diventare più morbida diventa più dura e soprattutto diventa una crema molto liscia. Ecco la nostra crema mousseline. Questa ricetta si presta per molti utilizzi, ma anche solo con le fragole è perfetta. Alla prossima ricetta!